I cannoli sono tra i dolci più rappresentativi della Sicilia, in Italia e nel mondo. Dal mio cuore napoletano direttamente alla tradizione siciliana. Oggi impariamo a fare i cannoli. Cominciamo dall'impasto di base. Lavorerò tutto in questa ciotola, perciò verso la farina. Poi setaccio il cacao e continuo aggiungendo lo zucchero e un pizzico di sale. E poi passiamo ai liquidi. Verso l'uovo, il marsala, l'aceto e completo con lo strutto, che è freddo di frigorifero. È tutto pronto per essere impastato con le mani. E adesso che l'impasto sta prendendo consistenza, lo trasferisco sul piano e lo lavoro brevemente con le mani. E adesso che ho ottenuto un bel panetto, lo avvolgo nella pellicola trasparente e lo porto a riposare in frigorifero per un'oretta. Il mio impasto ha riposato, l'ho fatto tornare a temperatura ambiente per una mezz'oretta e adesso sono pronto per tirarlo. Prima però lo devo dividere a metà. Questa parte che utilizzerò dopo la tengo coperta con la pellicola. L'altra invece la spolverizzo con un pizzico di farina e la appiattisco con la punta delle dita. Ora gli do 2 pieghe, schiaccio ancora leggermente con le mani e poi lo faccio passare tra i rulli dell'impastatrice per 3 o 4 volte alla misura più grande. In questo modo l'impasto si dilata e durante la cottura formerà le bolle. Bene, l'impasto ha preso la giusta consistenza, adesso do soltanto una piega e continuo ancora per 3 o 4 volte. A questo punto ripiego la sfoglia in orizzontale dal lato corto e la faccio passare nuovamente tra i rulli. E ora posso ridurre anche lo spessore, perché devo ottenere una sfoglia spessa mezzo millimetro. L'impasto sta diventando troppo lungo, quindi lo divido a metà. La sfoglia è diventata di mezzo millimetro, non mi resta che farla passare ancora 2 o 3 volte tra i rulli della macchina e poi ci siamo. La divido nuovamente e pareggio i bordi. Questa parte in avanzo la metto sotto la pellicola, perché più tardi la reimpasterò. Noi abbiamo deciso di tagliare dei quadrati da 10 cm, in questo modo faremo meno scarto possibile, ma se preferisci seguire la tradizione basterà accoppare l'impasto con dei cerchi. E ora passiamo alla formazione dei cannoli, ti faccio vedere come si fa, è molto semplice. Sollevo la sfoglia, tiro leggermente l'estremità in questo modo e poi nel mezzo sistemo il cilindro metallico. Sollevo una delle 2 estremità portandole nel lato opposto e poi faccio lo stesso con l'altra, ma prima la spennello con un po' d'uovo. Tiro delicatamente e poi saldo la parte. Anticamente l'impasto non veniva avvolto su questi cilindri, ma sulle canne di fiume, da qui il nome cannoli. Tutti i miei cannoli sono finalmente formati ed è arrivato il momento di cuocerli. Qui in caldo ho dell'olio di semi a 180 gradi. Mi aiuto con la ramina per tuffare un cannolo alla volta e poi la lascio all'interno per pochi istanti. In questo modo si formeranno le bolle e la superficie del cannolo non brucerà. Via la ramina, giro con una pinza
E in meno di un minuto il mio cannolo è pronto. E poi lo scolo. Procedo con tutti gli altri. I cannoli sono tutti quanti cotti, non mi resta che occuparmi della crema. Io qui ho della ricotta di pecora, che ho lasciato scolare tutta la notte in frigorifero, così le ho fatto perdere il siero. Ora la setaccio, aggiungo lo zucchero e do una mescolata. Infine incorporo le gocce di cioccolato. La mia crema è pronta, non mi resta che trasferirla in una sacca a poche e poi riempire i cannoli. È il momento di farcire. Una generosa porzione di crema da un lato e poi dall'altro. E infine una spolverizzata di zucchero a velo. Hai visto che non è stato così difficile preparare insieme i cannoli? Qui sotto ti lascio il link alla fotoricetta su giallo zafferano, dove trovi ingredienti, dosi e procedimento spiegato passo passo. E se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lasciami un like. E se hai qualche domanda da fare, scrivila nei commenti. Se non l'avessi ancora fatto, invece, iscriviti subito al canale di Giallo Zafferano per restare aggiornato su tutte le novità. Questa ricetta ti ha messo appetito? Cucinala anche tu e poi fammi sapere.